Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1, e il modello in scala 1:4 con edizione De Agostini, un modello bellissimo, rifinito veramente molto bene. Uscita numero 60 delle 91 previste. Ringrazio tutti voi miei iscritti per il tempo che mi dedicate nelle visualizzazioni. Iscrivetevi, sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Vi chiedo scusa per la voce, ma sono i mali di stagione. Questo è il supporto della centralina in simil carbonio come finitura, è tutto in plastica. Poi abbiamo 3 spinotti, 2 che andranno messi a sinistra, questo giallo e questo rosso, e questo rosso che andrà messo a destra. Il montaggio è semplice, questo poi è il risultato finale che vi farò vedere subito a breve, e poi andrò a montare sempre in questo video l'uscita numero 61. Quindi metto il mio supporto centralina così, dove qui abbiamo queste 2, vedete, sedi dedicate a mezzaluna, e qui invece ne abbiamo una sulla destra. Quindi questo qua R lo mettiamo qui sulla destra. Non serve mettere il collante perché vi entra in maniera sicura. Comunque, qualora doveste anche mischiarli, avete anche la lettera stampata sullo spinotto, vi faccio vedere. Eccola lì. Eccola. R, vedete? Poi prendiamo questi contenuti nella bustina con la lettera L e andiamo a mettere a sinistra. Le spiegazioni sono chiarissime. Il giallo va sulla parte bassa, inseriteli bene fino in fondo, mi raccomando. E questo è il risultato finale. Passiamo subito al numero 61. Ecco qui, all'interno troviamo la centralina elettronica, tutta in plastica, con i collegamenti della centralina, la fascetta in gomma, e guardate qui le 2 clip in metallo particolari che non passano sicuramente inosservati a noi che la stiamo montando, anche se non si vedranno una volta montata. Ecco perché nel video unboxing ho detto che se io avessi scelto di fare questo modello e non mi fossi già svenato con tutti quelli che potrete andare a vedere nella playlist che sto facendo, ne avrei fatti addirittura 2, uno chiuso e uno aperto, per far vedere la bellezza di quello che si nasconde sotto le carene. È un po' come il cofano del
del motore di una bellissima auto, no? Una volta chiuso non è che si veda nulla, ma quando è aperto, Allora, il montaggio è questo. Metto questa così, inserisco questi due perni qui all'interno, mi accorgo che è ballerina, vedete? Ma non vi preoccupate, perché una volta che andremo a inserire la centralina lo terrà fermo e non servirà nessun tipo di incollaggio. Molto semplice. Qui abbiamo questi due segmenti, vedete? Che si vanno a inserire qui. Perfetto. Come potete vedere non si muovono più, non serve nessun tipo di incollaggio. Poi prendiamo questa, metterla così e così non fa alcuna differenza, anche se nelle foto qui vedrete che c'è questa linguetta tirata verso l'alto, ma semplicemente perché è di gomma, ma non c'è alcuna differenza. Quindi inseriamo questa qui, però attenzione, perché vi consiglio poi di incollarla da sotto. Adesso vi faccio vedere, perché rischiate quasi sicuramente che vi si stacchi dalla sua sede. Quindi io adesso vado a metterla così per questione di tempo, e poi però vedrete che nel montaggio degli altri numeri che seguiranno, il 62, 63 e 64, vi farò vedere che è incollata. Ecco qui. Questa poi starebbe così, però ripeto, vedete, io poi andrò a mettere della colla qui. Questa è la linguetta di gomma che esce e questo è l'altro capo dall'altra parte. Ovviamente stringetela bene fino in fondo, così lei aderirà un po' di più qua. Tutto qui. Poi, una volta fatto questo, guardate, questo possiamo metterlo via perché non ci serve per adesso. Prendo questo, attenzione sempre a maneggiare il modello, mi raccomando. Qui abbiamo 4 fori, qui abbiamo i 4 perni e poi abbiamo queste due punte qui in plastica che sono attraversate da un foro dove poi noi andremo a mettere la nostra spina metallica. Io adesso inserisco, ma poi ovviamente per andarlo a incollare dovrò nuovamente smontarlo, ma non è un problema. Vi faccio vedere. Accertatevi solo che entrino gli spinotti qui senza danneggiarli. E attenzione anche a schiacciare il modello sotto, perché abbiamo queste parti che sono in plastica. Mi raccomando, non dovete mai distrarvi, altrimenti fate danno. Per schiacciare aspettate, mettete le dita sotto il telaio così e tenete in giù. Spingete in giù così piano piano. Così.
Adesso vi faccio vedere anche una cosa importantissima, dove dovrete fare attenzione. Poi prendiamo lo spinotto, pazzesco, che precisione ragazzi, che dettagli. Guardate, ditemi voi se non è un modello splendido. Vi volevo attenzionare su una cosa, però fate attenzione, guardate. Quando si fa questo lavoro, che andate a premere qui, facilmente i tromboncini dell'aspirazione sotto vi escono. Vi ricordate quando siete andati a centrare l'airbox sotto qua? Ecco, dovete fare attenzione, uno, che non vadano all'interno i fili che ancora vanno assemblati, quindi tra l'airbox e i tromboncini d'aspirazione, e due, che non vi fuoriescano perché devono essere inseriti all'interno, altrimenti poi quando andrete a montare il serbatoio sopra è possibile che non chiuda bene il serbatoio a filo poi con le carene, in questo caso con questa parte qui del telaio, non delle carene, quindi mi raccomando fate attenzione, ok? Bene, anche questo montaggio è terminato. Io direi che è veramente un peccato che tutto ciò poi non si veda. Ecco qui. Per rispondere a qualcuno di voi che mi chiede se sarà illuminato il cruscotto, io credo di sì, non ne sono sicuro. Perché credo di sì? Perché ragionevolmente qui abbiamo questa mezzaluna dove possibilmente verrà poi messo, ed è probabile, un LED, altrimenti non avrebbe avuto senso che ci avessero fatto montare questa parte trasparente sotto, vedete, questa placchetta, e che poi renderà anche qui, è possibile, questi fori tutti illuminati. Quindi potrebbe esserci un contatto elettronico, vedremo. Questa invece è la parte sottocarena che abbiamo montato nei montaggi precedenti, che poi va messa qua sotto. Mi devo ricordare come, così, ecco, aspettate che ingrandisco un po' l'immagine. Così. Questa sarà per la parte frontale. Guardate che spettacolo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi le altre 3 uscite, rimanete sempre con me e mi raccomando, se trovate che ci sia qualcosa che possa servirvi nel montaggio di questi video, usatelo, altrimenti il montaggio è spiegato in maniera anche ottima nelle illustrazioni, quindi vedete voi. Grazie sempre del vostro tempo, rinnovo il saluto e l'abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie con tutto il cuore
di tutto il tempo prezioso che mi dedicate ogni volta che guardate i miei video. Ciao a tutti!